Se parliamo di colore nel bagno parliamo dei rubinetti balocchi. Nel 1977 avviene in Fantini un incontro molto speciale. È l'incontro tra due giovani architetti, Davide Mercatali e Paolo Pedrizzetti, e due imprenditori, Giovanni, mio papà, e Fino, mio zio. Avviene per un colpo di fortuna e io penso che anche questo aiuti, però è un incontro che si sviluppa molto bene subito grazie a questa intuizione straordinaria di questa coppia di designer e alla capacità, secondo me, altrettanto straordinaria dei due imprenditori, perché dietro a questo progetto ci sarà molta ricerca e anche rischio imprenditoriale. Il panorama di quegli anni era quello della pop art, che era nel suo pieno boom, al culmine del suo successo, e che era stato un fenomeno lanciato dalla grande mostra del 1964 alla Biennale di Venezia, che con le sue forme giocose e i suoi colori forti aveva conquistato gli italiani. Ma nel bagno il colore non era ancora arrivato e questa rivoluzione l'ha fatta i balocchi, con i suoi colori vivaci, la sua forma pop e un po' da fumetto, quel nome simpatico e per niente normale per un rubinetto. I colori erano decisi e pieni, coprenti. Il rosso, l'arancio, il blu, il verde, ma anche il bianco, il nero, il marrone. Poi a un certo punto tutti i colori erano diventati possibili perché ci divertivamo tantissimo a realizzarli anche su campione. I balocchi sono stati selezionati per il Compasso d'Oro. Ancora oggi sono l'icona della Fantini e hanno conquistato un posto nella storia del design italiano dei prodotti industriali. Davide Mercatali e Paolo Pedrizzetti sono stati anche i designer di Calibro, un prodotto di successo degli anni '80, dalla forma decisa e dai colori accesi, che è entrato a far parte della collezione permanente del MoMA di New York. Calibro aveva una dimensione importante, quasi un po' fuori scala. Presentava una maniglia ad anello che ancora non si era vista. Ai colori molto accesi abbinava i dettagli neri, anche questi in linea con la pop art. I balocchi e il calibro avevano anche i loro accessori e questo insieme fu un grande successo. I consumatori risposero subito acquistando queste novità. Veramente tutto questo rappresentava proprio la casa che volevano in quel momento. In fondo era veramente la risposta ai loro sogni, ai loro desideri. Ad un certo punto negli anni '90 il colore sparisce dalla scena domestica con un ritorno forte al cromo e alle forme più minimali. La ricerca di Fantini di nuove forme, di nuovi colori, di nuovi materiali però non si è fermata. Abbiamo sviluppato la serie Stilosfera di Franco Sargiani con le maniglie, con le leve, in materiali come il vetro e come il legno. Il vetro quindi per esaltare queste trasparenze con dei colori molto sofisticati come il blu cina, il verde giada, il ghiaccio, e l'opacità e la pienezza del legno come il faggio, il venghe. In tempi più recenti il colore ritorna protagonista con la serie Venezia disegnata da Matteo Thun e Antonio Rodriguez, che presenta i bellissimi colori del vetro di Murano, il bianco, il nero, il blu cobalto e il rosso. È una maniglia molto semplice, un piccolo parallelepipedo con una base rettangolare che serve proprio a esaltare la fluidità del colore, quella magica trasparenza di questo vetro. La ricerca sulla sperimentazione del colore e sugli effetti materici ci ha poi portato a sviluppare la serie Nice, disegnata da Matteo Thun e Antonio Rodriguez. Si tratta di una linea molto semplice dove la maniglia è un disco tagliato da un cilindro. Nelle maniglie Nice gli effetti di percezione della trasparenza, della profondità e del colore traslucido variano a seconda dei punti di vista e della luce. La gamma cromatica è molto bella, il rosso, il blu, il verde, il turchese, il nero e il bianco. Ragionando a fondo sulle caratteristiche dell'architettura contemporanea abbiamo poi avviato una ricerca sofisticata sugli effetti di colore, materiale e finiture che ci ha condotti a introdurre la verniciatura nero opaco e bianco opaco e a definire le finiture PVD dei metalli.
Le finiture PVD conferiscono a questi oggetti in metallo una particolare gamma di effetti cromatici speciali. L'inconfondibile colore canna di fucile tra il blu, il grigio scuro e il bruciato del metal gun, il caldo colore rame bronzato, una sorta di marrone rosato del copper bronze e il sofisticato, pacato, elegante, dorato britannico del British Gold. Questa gamma risponde pienamente alle richieste stilistiche del design attuale e si integra perfettamente nei progetti di interni più evoluti, più ricercati.